E se Denethor, il sovrintendente di Gondor, avesse fatto una scelta differente per conquistare il male che si era insediato alla Torre della Luna, Minas Ithil, caduta nel 2002 della Terza Era e ora conosciuta con il nome cupo di Minas Morgul. La Torre della Stregoneria Nera sarà alla portata della stirpe dei sovrintendenti? Ci daremo alla conquista offensiva con la mod The Dawnless Days per Total War Attila, che vi porto in anteprima e che arriverà pubblicamente per tutti il 12 dicembre. Trovate in descrizione tutti i link utili. Io credo davvero che valga la pena provare questa mod di conversione totale e sperimentare scenari alternativi della Guerra dell'Anello. Per Gondor e per l'Ovest condurremo i nostri eserciti ben oltre gli umani limiti alla ricerca della vendetta dei Dúnedain contro il Signore Oscuro e i suoi spettri, assassini dell'ultimo re Earnor, l'erede di Elendil. Si vocifera dell'erede di Isildur a nord, ma fino al ritorno del re rimarremo noi i custodi di Gondor. Dunque, dritto al sodo con il gameplay della mod. Piccola indiscrezione, sto giocando a difficoltà normale dopo aver preso diverse batoste nella prima live con Rohan. Lo so, se già mi conoscete sapete che generalmente Total War Warhammer lo gioco a leggendario, ma non giocando ad Attila da tanto e con tutto il nuovo bilanciamento della The Dawnless Days, ho dovuto un attimo ricalibrare anche il mio masochismo. Il nostro primo ordine è stato quello di ricongiungere tutte le forze tra i campi del Pelennor e Cair Andros. Faramir e Boromir infatti dovranno cedere il comando proprio a Denethor II. Loro padre è deciso, devono agire proprio adesso, con il favore della luce e dell'estate, perché sì, in questa tempolinea Denethor crede davvero nel ruolo dell'Arandur. Il suo ruolo è quello del custode e non c'è modo migliore per custodire i regni degli uomini se non sterminando tutte le forze del male, soprattutto quelle a un passo dall'uscio di casa. Prevenire del resto è meglio che curare. E dunque abbiamo iniziato a reclutare. Mi sono anche concentrato un pochino sugli sforzi amministrativi, puntando a un'aggressione vorace subito oltre l'Anduin. E per sostentare lo sforzo bellico dovevamo trovare da qualche parte il denaro. E non potevo che investire un pochino nell'agricoltura. Prima di subito i corsari di Umbar hanno iniziato a navigare verso nord. Me lo sarei dovuto aspettare, ma non sapete quanto io abbia provato gioia finalmente nel tornare su un Total War e reclutare una flotta di navi. Al momento soltanto Gondor e Umbar possono utilizzare la meccanica nautica, ma non nascondo che mi piacerebbe un giorno giocare Rohan e costruire una flotta di navi lunghe per trasportare i nostri cavalli in giro per mare. Tornando al porto di Pelargir, comunque, abbiamo iniziato a mettere all'opera i carpentieri, pronti a difendere le coste di Gondor a sud. Denethor in compenso ha iniziato la sua marcia verso Minas Morgul. Non abbiamo potuto assediare subito, avevamo bisogno di scale, giustamente. Non le facciamo spawnare da sotto le chiappe delle nostre unità su Total War Attila. In questa linea temporale Faramir gode dell'amore di suo padre. Lo so, incredibile, Denethor deve essere caduto dalle scale. O forse Gandalf gli ha tirato una bastonata ed è rinsavito. Gli orchi non ce l'hanno fatta passare liscia e non solo hanno guidato una sortita, hanno mandato dei rinforzi. Ma Denethor non ha paura. Siamo andati ad affrontarli sul campo. La nostra superiorità tattica è dovuta anche alla presenza di veterani raminghi dell'Ithilien, le foreste della Norien. Abbiamo mantenuto la linea salda, con i nostri soldati addestrati da 1000 battaglie lungo l'Anduin, a difesa di Osgiliath. Il sovrintendente stesso, con la guardia della cittadella, è rimasto barricato mentre i suoi uomini e le leve dei feudi mantenevano la prima linea e i miliziani e gli arcieri scelti iniziavano a far piovere frecce sugli orchi e i servitori numenoreani neri di Sauron. Abbiamo mantenuto una formazione serrata, cercando anche di schermagliare il più possibile con i nostri arcieri. Gli orchi nemici hanno fatto piovere su di noi molte frecce, ma le abilità di Denethor, la sua aura, la sua presenza tattica al comando degli uomini di Gondor ha assicurato che la linea non cedesse di 1 millimetro. Al contempo sui fianchi siamo riusciti
a controbilanciare le cariche dei nemici, con delle piccole manovre a tenaglia, molto chirurgiche e che comunque non hanno visto sopravvivere molti cavalieri di Gondor, saranno ricordati. Il nemico però non ha dormito sugli allori, ha cercato più di una volta di insistere sull'affiancamento delle nostre unità di prima linea, cercando di colpire sempre più in profondità la nostra formazione, senza riuscirci però. Molti Numenoreani neri sono stati sconfitti dai valenti figli di Gondor. Sono caduti stendardi, rotolate teste e il sovrintendente ne è uscito vittorioso. Nel medesimo turno abbiamo dovuto affrontare anche un'invasione di corsari che stavano puntando al sud di Gondor. Ci hanno attaccati, ma non hanno capito una cosa fondamentale, che per saccheggiare il nostro porto dovranno scendere dalle loro imbarcazioni. E nonostante abbiano provato ad arpionarci con le loro baliste d'abbordaggio, in realtà non sono riusciti davvero a causarci dei danni. Non subito, perlomeno. Sono dovuti scendere ed affrontarci proprio nel centro cittadino. E nonostante gli uomini al servizio di Sauron fossero ben equipaggiati e ben addestrati, con le appropriate tattiche antipirateria, i difensori di Gondor hanno rispedito gli uomini di Umbar a casa loro. Però essi se lo sono un po' legato al dito, come si suol dire. Infatti hanno subito mandato una seconda flotta verso di noi, nonostante la prima fosse già in rotta. Tornando in quel di Minas Morgul, o forse dovremmo già chiamarla Minas Ithil come un tempo, attenzione, l'evento che ci fa decidere qual è il nostro figlio preferito. In realtà abbiamo optato per l'opzione proprio più classica per Denethor. Povero Faramir, anche quando suo padre è rinsavito, continua a dimenticarsi dove lui sia. In questo caso giustificato perché è a sud ad occuparsi della flotta di Gondor. Ancora una volta le legioni nere di Sauron tentano una sortita contro di noi. Applicheremo la stessa tattica da schermaglia pur avendo l'esercito parecchio sfoltito, rischiando anche di subire ingenti perdite dalla carica dei cavalieri Warg. Però abbiamo attutito tale carica con delle unità più sacrificabili di altre, riducendo i loro ranghi e preparandoci ad affrontare la maggior parte della fanteria degli orchi. Ho scelto ancora una volta una formazione compatta per il nostro generale e per le unità che non volevo sacrificare sull'altare della vittoria. Per fortuna, i soldati addestrati di Gondor e le loro scintillanti armature riescono a deflettere la maggior parte delle armi rudimentali degli orchi aggressori. Però dovremo provare anche a contrattaccare dopo aver attutito la prima carica, e sarà compito dei nostri arcieri infliggere i danni più ingenti ai nemici. Dopo lunghi e sanguinosi scontri fra gli uomini e gli orchi, alla fine Gondor è riuscita ancora una volta a prevalere su Mordor, riempiendo di frecce i servitori di Sauron e avanzando con le testuggini di soldati addestrati e di guardie della cittadella, rinforzati anche dalla presenza del grande sovrintendente Denethor II. Ovviamente nel frattempo i corsari a sud non volevano assolutamente mollare il nostro porto e quindi hanno attaccato di nuovo. Questa volta non c'era molta alternativa, abbiamo ceduto Lond Rovalar agli invasori di Umbar. Ma ci siamo preparati il prima possibile, la nostra flotta è salpata da Pelargir e ci siamo diretti verso il nemico. Al contempo abbiamo innalzato gli stendardi e ci siamo dedicati alla conquista dell'antica Minas Ithil. Finalmente siamo riusciti a strapparla dalle grinfie di Sauron. Ho valutato anche di sfruttare il momentum e mandare Denethor all'attacco di Cirith Ungol, la torre nel passo. La battaglia in sé per sé non è stata difficile, abbiamo attuato le solite tattiche. Il vero problema è che la maggior parte delle nostre unità erano molto ferite. È stato un bagno di sangue, ma alla fine siamo riusciti a prevalere ancora una volta, mandando addirittura i nostri arcieri in corpo a corpo come ultima risorsa, pur di salvare la vita al sovrintendente Denethor, ormai eroe comprovato e che ha riscattato il suo nome. Dopo la vittoria sopraggiungono notizie dell'erede di Isildur, ma attendiamo, non acceleriamo i tempi. Se ha degli impegni nelle sue ricerche, è meglio che se ne occupi. Quando il momento del ritorno del re giungerà, lo sapremo e saremo pronti. Per ora concentriamoci sulla presa del passo, perché ricordatevi, una cosa non è semplice, entrare a Mordor,
ma noi forzeremo la mano. Denethor decide che è troppo stanco per continuare e manda missive per far sopraggiungere il capitano Boromir, il suo primogenito. Ai noi il destino è crudele e la scelta ponderata non si rivelerà giusta, e la stirpe del sovrintendente ne pagherà le conseguenze. Denethor cadrà in un'imboscata degli orchi poco fuori Kirith Ungol, lasciando al figlio Boromir l'eredità pesante di una guerra che forse non vedrà mai la fine. Colmi d'odio e rancore nei confronti di coloro che hanno assassinato Denethor II, gli uomini di Gondor hanno combattuto con vigore rinnovato, anche rafforzati dal potente corno di Boromir, ora sovrintendente dell'Albero Bianco, che sventolerà ancora fiero una volta su queste nere terre. Abbiamo attuato tattiche comprovate proprio dall'esperienza di Denethor, forse con fin troppa veemenza, ma i nostri uomini hanno combattuto veramente benissimo, perdendo pochissimi elementi e mandando in rotta gli orchi praticamente subito. I nostri uomini, provati ma gioiosi, hanno ricordato i caduti con calici di birra. Nei mesi successivi abbiamo la necessità di reclutare, quindi torniamo ad Osgiliath, lasciando scoperta Minas Ithil. Ci arrivano anche delle novelle sull'antica spada Narsil, e ci viene richiesto di mandare dei finanziamenti per riforgiarla nella nuova Anduril, per il nostro signore e re. Così faremo, come anche marceremo di nuovo sulla Torre della Luna. Giusto in tempo, la guarnigione stava per capitolare, e nel frattempo la nostra flotta deve affrontare ancora una volta l'invasione corsara da Umbar. Manderemo i nostri marinai alla riscossa, difendendo ancora una volta l'onore d'Únedain, i territori di Gondor e di tutti i feudi a noi vassalle. Mi piacciono davvero tantissimo le battaglie navali, io non vedo l'ora che tornino su Total War. Ma la guerra non è che è iniziata, cosa sarà di Gondor ancora? Riusciremo a resistere alle follie del male di Sauron, che ancora da Barad-dûr manda le sue legioni ad attaccare il passo? Riusciremo a resistere fino all'arrivo di Elessar, il destinato erede di Elendil e di suo figlio Isildur? Saremo capaci di difendere l'Ovest e l'intera Terra di Mezzo? Io vi ringrazio per aver cliccato anche oggi sul teschio del tiranno ed essere arrivati fino alla fine di questo gameplay narrativo. Se volete lasciarmi un commento, fatemi sapere se vorreste vedere un prosieguo di questa narrazione. Perché siamo giunti alla fine, questo è quanto anche oggi, Tirannomatto out. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.